tutti e bentornati sull'Ernamo. Vi è mai capitato di avere a che fare con una persona davvero maleducata, volgare e irritante? Una di quelle davvero capaci di dare ai nervi? A noi è capitato davvero tante volte, ma sapete qual è la cosa peggiore? Che ogni volta che volevamo rispondere alle provocazioni, insulti, offese di questa gente, non trovavamo mai le risposte giuste. Eh già, forse la rabbia ci offuscava le idee, ma quel che è certo è che non trovavamo mai le parole giuste al momento giusto. Non avere la capacità di replicare ci dava un senso di frustrazione immenso, fin quando non abbiamo trovato la soluzione a questo problema. Sì, ci siamo scritti e abbiamo imparato una serie di risposte simpatiche, ma allo stesso tempo pungenti, però non volgari, per trattare con i maleducati e i provocatori. E data la loro efficacia, abbiamo deciso di condividerle con voi. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, la prima situazione che abbiamo selezionato è probabilmente la peggiore di tutte, più precisamente quando ci troviamo di fronte a qualcuno con la mentalità chiusa. Una di quelle persone che non riesce a capire che il mondo è andato avanti, che non viviamo più nel Medioevo. Una di quelle persone che vorrebbe insinuare che la sua visione antica e obsoleta sia quella giusta. Ci riferiamo insomma a tutte quelle persone che sono maschiliste, razziste, fasciste, eccetera. Con questo tipo di gente abbiamo due possibili risposte per metterle al tappeto. La prima. C'è un piccolissimo dettaglio che ti è sfuggito. Il Medioevo è terminato nel 1492. Oppure, se volete andarci giù pesante, se proprio volete distruggere il vostro nemico, allora potreste dirgli: se solo la tua mentalità chiusa si traducesse in una bocca chiusa, saresti una persona meravigliosa. Non potete capire la soddisfazione che proverete nel vedere la faccia allibita del vostro avversario. Ma ora passiamo a un'altra situazione molto frequente e allo stesso tempo irritante. Avete presente quelle persone che si sentono Gesù nel Tempio e che si permettono di dispensare consigli non richiesti né desiderati? Per esempio quella gente che giudica il nostro modo di vestire, che giudica il nostro partner, che giudica il nostro modo di vivere. Sì, qualsiasi cosa abbia a tiro, insomma. Non vi preoccupate. Ecco cosa dire a questa gente. Perdonami, ma non ricordo proprio. Quando ho chiesto la tua opinione? Nemico disintegrato. Come? Volete qualcosa in più? Non siete soddisfatti? Ok, ora vi accontentiamo. Potreste anche dire: forse mi è sfuggito, ma chi ti ha interpellato? Sapete, ora qui è estate. Vedete quest'acqua? Vorrei tanto poterla bere, ma non posso farlo fino a quando non vi iscrivete a questo canale, non cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche e non lasciate un mi piace a questo video. Che aspettate? Ho tanta sete. La terza situazione è quella in cui vi troviate a trattare con qualcuno che vi interrompe continuamente e che non vi permette dunque di esprimere completamente il vostro pensiero e la vostra opinione. Però con queste persone è abbastanza facile risolvere la questione. Basta dire: interrompermi di continuo non farà altro che dimostrare che ho ragione. Oppure, se volete usare le armi nucleari, allora potreste dire: i monologhi, lasciali a Shakespeare, gentilmente. Sì, nemico annichilato! Ora, immaginiamo che qualcuno vi prenda in giro perché parlate male, magari perché state parlando in una lingua straniera e non siete ancora molto fluenti. Cosa potreste dirgli per replicare? Allora, la possibilità più docile sarebbe parlare bene con te
e tempo sprecato. Cosa? Troppo docile? Allora cosa ne pensate di questa? Non mi sforzo a parlare bene con gli idioti. Perfetto. Ora, ammettiamo che vi troviate a parlare con qualcuno che dice cose completamente assurde, totalmente insensate, stupide davvero, tanto da farvi saltare i nervi. Cosa potreste rispondere a questa persona per farla tacere? Ecco una possibile risposta. Hai tutta la vita per fare il cretino, perché oggi non ti prendi il giorno libero? Una volta ho usato questa risposta con una ragazza che veniva in classe con me alle superiori. Non potete immaginare la sua faccia. Un'altra risposta che potreste dare in questo contesto è: perché ti ostini a dimostrare la tua ignoranza? Ah, e poi c'è il caso di quelle persone che per dimostrare la loro presunta cultura riempiono le frasi con parole complesse e poco comuni per darsi un'aria da intellettuali e colti. Cosa potremmo dire a queste persone per far capire loro che sono davvero ridicole? Beh, basterebbe dire: è divertentissimo vederti usare tutto il tuo vocabolario in un paio di frasi. Oppure andrebbe anche bene se diceste: usare parole difficili non ti farà sembrare meno stupido. Questa però è un po' meno diplomatica. Infine, non ci resta che affrontare il caso in cui una persona, per qualche assurda ragione, agisca in modo folle, facendo o dicendo cose fuori dal comune, irrazionali. A questa gente diremo: scommetto che il tuo psichiatra è andato in ferie, non è vero? Oppure potreste anche dire: non so quale sia il tuo problema, ma sicuramente è molto difficile da pronunciare. Adoro queste due risposte, non so quante volte le avrò usate. Bene, e ora perché non date un'occhiata al video che ho realizzato con la mia amica Angela su quello che piace alle donne italiane? È vero, non c'entra niente con questo video, però vi assicuro che è davvero divertente e utile, non perdetevelo. Ah, e abbiamo anche una specie di favore da chiedervi. Conoscete per caso altre risposte pungenti che ci potete consigliare nei commenti? Ci piace arricchire il nostro arsenale. Se non avete un account Gmail per commentare su YouTube, allora potete seguirci su Instagram, Facebook e Twitter. Basta cercare Lernamo. A presto! Ciao!